Ed eccoci a Kharkiv, la seconda città ucraina per popolazione di importanza dopo Kiev. Situata nella parte est del paese, adesso ancora più ad est, vicinissima al confine russo e non lontana dalla zona purtroppo ancora calda del Donbass. Ovviamente la città risente più che non mai della dicotomia russa-ucraina di tutto il paese, ma non mi addentro in disquisizioni politiche. Posso solo dire che in generale mi sono sentito sicuro, anzi ultra sicuro. Già dai primi passi devo ammettere che si ha subito una sensazione positiva della città. Via di soldi, preso il pass. E adesso si va a vedere Kharkiv. E non potevo chiedere di meglio che nel trovare subito una visita introduttiva della città, avente come guida la frizzante e dinamica Maria. L'appuntamento iniziale ovviamente è là dove si incontrano tutti i Kharkiesi o Kharkemsky o non lo so come si dice, ovvero sotto il termometro gigante. Da Kiev. Oltre ad una introduzione storica, spiegazione della situazione attuale e visita dei punti importanti della città, il tour prende una via più alternativa e qui le cose si fanno molto interessanti. Kharkiv, It's sì. our planet, and it ok. says, look how small our global problems are. Means when we say about Oh, I've never been here before. nice. So they're doing some repair maintenance. It's very, very old. Goodbye. Дякую. This is Soviet Ah, вода. Voda, yes. And how they did before? They Копеці. With only one glass, you take a water and then you drink it and put it back. And the next person come, take it, wash it here, Ah, then drink again. I'm just showing this. ага. Also from plastic. Wow. Look here and go to secret room. And close and he will not notice. Yes, a video. Thank you for the tour. Welcome. Il pezzo forte della città è sicuramente l'architettura sovietica. Si sa, da quelle parti piacciono le cose minimaliste e poco appariscenti. Dopo aver attraversato l'infinita piazza della Libertà, si arriva a un crocchettone di cemento grosso, ma proprio grosso. Il Diersprom, così si chiama l'edificio. È l'esempio forse più alto dello stile costruttivista sovietico ed è stato realizzato in appena 3 anni con sforzi immani negli anni '20, quando Kharkiv era la capitale ucraina. Devo dire che ci si sente proprio piccolini là sotto, ma nello stesso momento si rimane intrigati dal fatto che una struttura così enorme riesca ad essere in qualche modo armoniosa ed elegante. E si prosegue il giro con il circo.
con il teatro dell'opera e del balletto, e con la stazione principale dei treni. Altra attrazione della città, ma più per gli abitanti che per i turisti, è Gorky Park, splendido polmone verde e parco giochi non lontano dal centro. Da subito si intuisce che qui il concetto di sicurezza sia diverso dagli standard occidentali, ma devo dire che forse ha proprio più questo modo che responsabilizza sia bambini che adulti che il nostro. Insomma, se vuoi morì, so cavoli tuoi. Per inciso, le porte della funivia sono senza sicura e si possono aprire in volo senza problemi. E dopo il parco un po' di giri vari. Tra le cose tra virgolette secondarie da vedere a Kharkiv, appena ho notato un museo di storia e tecnologia ferroviaria, mi sono fiondato. E devo dire che non mi sono pentito per niente, anzi. Dopo 2 stanze con la storia delle ferrovie e delle stazioni di questa parte del mondo, si esce per ammirare alcuni dei bestioni di ferro che hanno scorrazzato sugli scartamenti da 1520 mm dell'Unione Sovietica.
e dopo un borscht ed una cotletta un po' particolare si è giunti al termine. Devo dire che un po' mi dispiace. Di Kharkiv non ho un monumento, un museo, un paesaggio specifico che mi ha portato via il cuore, semmai una serie di piccole cose che in generale lasciano la città piacevole e godibile da visitare.